siamo qui a Raisina con il mio grande amico Fortunato Princi, che saluto. Grazie, benvenuto. Ti ringrazio. Per me è un onore ospitarti qua. Grazie, ti ringrazio. Sapete che vi facciamo vedere un pesto alla calabrese, perché ogni regione d'Italia fa un pesto suo, però noi con Fortunato possiamo depersonalizziamo la ricetta del pesto. Allora, cominciamo con gli ingredienti. Sì, gli ingredienti questi qua che troviamo qua. Allora, noi ci siamo ispirati ai due grandi pesti più conosciuti, i più famosi che ci sono, che sono il pesto genovese e il pesto trapanese. Ci siamo ispirati alla procedura di queste due tipologie di preparazioni. Nel pesto genovese è presente alcuni ingredienti che sono il vero basilico. Sì, il vero basilico genovese DOP che arriva da Pra. Conosce Genova, sa dove producono questo? È proprio specifico per il pesto. Basilico, sì, o pesto genovese. Sì. Poi abbiamo il parmigiano reggiano DOP stravecchio, che quindi andiamo a toccare con questa preparazione andiamo a toccare diverse zone della Calabria e diverse regioni d'Italia. Ti fermo un attimino, sì. Perché abbiamo toccato qualsiasi, come si dice, ogni punto della Calabria? Perché sì, noi vogliamo valorizzare tutto il territorio e nessuno escluso, tutti partecipi. Sì. E quindi andando a toccare diverse regioni d'Italia, come fanno in effetti con il pesto genovese. Nel pesto genovese è presente il basilico di Pra, è presente l'aglio di Vessalico, che è sempre una zona della Liguria, però è presente anche il parmigiano reggiano DOP, quindi va a toccare la regione Emilia-Romagna, è presente il pecorino sardo, il pecorino fiore sardo DOP, e va a toccare la regione Sardegna. I pinoli che loro utilizzano di solito sono i migliori pinoli che ci sono, che sono i pinoli di San Rossore, che è quindi una zona vicino a Pisa, quindi va a toccare la regione toscana. Il sale della salina di Trapani che noi abbiamo qua, che abbiamo procurato anche per la nostra ricetta, quindi va a toccare anche la regione Sicilia, come pure l'olio che noi abbiamo qua. Questo momento uno specifico per il pesto genovese. L'olio della Riviera Ligure DOP. Noi con cosa l'abbiamo sostituito questo? L'abbiamo sostituito con il nostro Lamezia DOP, quindi andiamo a toccare anche la zona di Lamezia con questa produzione di questo buonissimo olio che è fatto con ci olive manca? della varietà Carolea. Mi pare Poi che manca andiamo a toccare una zona sopra la provincia di Catanzaro che producono questo buonissimo pomodoro siccagno che è un presidio slow food, quindi andiamo a toccare, oltre che prodotti a marchio DOP, andiamo a toccare anche dei prodotti di presidio slow food che sono tutelati da questa associazione slow food per l'unicità del prodotto. Sembra che non ti manca niente, che no, ti dico allora. I mandorle. Le mandorle, la Calabria era una grandissima produttrice di mandorle in tempi remoti. Prima in assoluto, però adesso questo primato è passato in Sicilia con la zona di Avola, che producono delle ottime mandorle, però non molto superiore a queste, ma anzi queste sono delle ottime mandorle che hanno iniziato di nuovo questa produzione nell'area ionica, nell'area grecanica. Poi una cosa che caratterizza quasi tutta la Calabria sono i pomodori secchi. Noi vediamo in giro pesto alla calabrese nei negozi con peperone eccetera, non c'entra niente il peperone va cotto per essere mangiato. Aspetta Fortunato, sì, hai pienamente ragione, non c'entra niente. Però come si dice, ognuno lo fa a modo suo. Però noi vogliamo personalizzare. Questo noi sostituiamo i pomodori secchi. Con i pomodori secchi, che è un qualcosa che tocca quasi tutta la Calabria fatti proprio da Franca. Proprio questi ce l'aveva lei. I pomodori sì. Li ho coltivati qui ad Asfalantea. Sì, ad Asfalantea, sì. Poi abbiamo il pecorino crotonese. Un'altra cosa che è d'eccellenza, questa qua, se mi permette la presento io. Perché come si dice, l'agli papaglionti, questo qua non vi dico che io primus, ma quasi, perché l'agli papaglionti è piccolino, è rosa, vedete che ancora non è neanche maturo come scioppiamo momoni, ma non demandiamo uno spiccio. Quindi partiamo proprio a pistamo l'aglio, l'abbiamo recuperato noi dell'associazione Asfalantea come uno dei migliori agli al mondo, bellissimo, una cosa incredibile. Io non avevo nessun interesse su quest'aglio, però questa cosa mi onora e mi gratifica, perché diamo un valore aggiunto all'aglio. Va proprio su questa tipologia di pasta. Che sostituisce quelle altre due che utilizzano loro. I filei, che sono molto utilizzati, che nascono proprio in questa zona
in questa zona proprio del Monteporo, Tropea, questa zona. Per prima cosa che facciamo, pistiamo l'aglio. Mettiamo da martaro, Sì. sto martaro è proprio qualcosa di... Sì, ecco, questo qua è stato comprato a Genova, ho fatto 50 anni di pesto a Genova, in una famiglia genovese. E siamo onorato pistiamo l'aglio per pagliotti. Allora, per prima cosa pistiamo l'aglio e poi, dopo che pistiamo, leggermente va girato delicatamente, che se no perde la sua fragranza, ecco. Ci facciamo la camisa. Ecco che poi aggiungiamo i pomodori. Sì, pomodori secchi. Fortunato mi fece la scuola mia, quindi sono poco preparata. Si sente già un profumo e ancora non mi sono poco niente. Allora, mo che facciamo il pomodoro bello cremoso, mettiamo i pomodori e mettiamo i pinoli. A pestare, no? Un beccare di vino, mo un bipio. E mo pozzo pisto quello. Il pomodoro era bello cremoso e aggiungiamo i mandorli. Questo mo cacciamo che è bello pistato e dopo mettiamo in questa ciotolina. Non mi interessiamo che ogni cosa è prezioso questo. Allora, il prossimo passaggio è pistiamo formaggio, ma che sto volendo si può pure macinare, vero? Sì. Sì. Però noi giustamente stiamo facendo tutto artigianale, cani, e lo pistiamo. Lo facciamo bello affinato, vedete come una crema. Ora mettiamo la marmettera. Non mi scendiamo che questo è prezioso. Andiamo a pestare il basilico. La fase più importante di il basilico. Lo spinniamo, cacciamo lo sciocchiamo bello bello delicatamente. E dopo mettiamo e aumentiamo, stiamo poco poco. Sì. Oh. Ah, ma comunque ne c'è un profumo. Allora, vi dico una cosa. Allora, l'inizio che si face, si viene a pistare, tipo che una pista a gran cascia. E dopodiché è delicato, a girare così. Se no che perdi? Sì, perde si ossida. Si Se ossida. si fa molto forte si ossida, quindi deve essere fatto un movimento rotatorio ma delicato. Prima a pestare, Sì, tipo che prima all'inizio a pestare. Tipo che pestare a gran cascia. E dopo delicato. Sì. A percussione, diciamo in italiano. Tu dici a pestare, ma a percussione. E poi delicato come si toccano i film, delicate. Mi raccomando, se no c'è guai. Pomodori. Ok. Canci e pomodori, aglio. Naturalmente c'è qualche pezzettino di pomodoro secco più grande perché giustamente pestando non è che proprio si sminuzza proprio totale, si può mettere il pomodoro secco anche macinato. Però l'originalità sua è chi? Anzi, la bellezza dell'imperfezione è questa. Brava, ecco, l'originalità. Sì. Non tutti i giambelli nascono con buco. Ok. Quindi adesso Diciamo giriamo. sì, e l'olio. Si vede che questa salsa è bella, eh? Sì, guarda che colore che ha. Sì, è troppo bella. Sì. Non te lasciamo manco un coccio che fa tu, come sol dire. Una volta la nanna, sapete che faceva? Ho ido e dare coglia. E l'olio, vero? E l'olio, sì, l'olio della mezzia doppia. Ok. E ora mescoliamo il tutto. Comunque il ciauro mi sta gettando secco. Ma non piatto mi mangiamo, per dire la verità. Però c'è tempo e modo mi prepariamo. E mi raccomando mi facete pure voi. Il pesto che stiamo preparando noi alla calabrese. Lo personalizziamo, vero? Sì. Con grandi prodotti calabresi, tra i quali alcuni prodotti DOP, come il pecorino crotonese DOP, o anche si può mettere il pecorino del Monteporo DOP, come il pomodoro siccagno di Zagarise Presidio Slow Food, le mandorle dell'area grecanica che stanno iniziando a piantare questi mandorleti bellissimi che vi invito ad andare a vedere quando sono in fiore pure. E poi il prodotto è un prodotto eccezionale veramente. L'aglio di Papaglionti gentilmente non può mancare qua proprio a casa sua. E cos'altro dire? E il basilico genovese DOP che ci è arrivato ieri proprio da Praga. Sì, siamo in profumo, come guardi, lo mangi con l'occhio, guardate qua. Veramente. Questo qua è ad ossi
per 4 persone, Sì, vero? 4 persone, 4 sì. cristiani che Se mangiano c'era il poco, quinto non alla che mangiano calabrese, assai. a onde mangiano 4, mangiano 5, Ah, sì, poi parliamo calabrese. sì. Brava Basta pure Fortunata, poco, brava quindi. Fortunata, batte qua, Grazie. vai. Come diceva il mio caro amico Nato, giustamente a morte sua gli chi felera. E ora vi facciamo vedere pure la preparazione dei felera. Allora io ho messo farina di grano duro e farina di grano tenero. Ambiscamo e facciamo l'impasto. Giustamente questa la facciamo vedere, ma non è per 4 cristiani quando vuole più. Poi ora vi facciamo vedere. Vero Fortunato? Certo. Solo vediamo non mi Però vediamo. quella che esce poi la mangiamo giustamente. E certo, questa per cagliette, questa è Dobbiamo sagra. fare il sopralluogo. poi. Sì, L'assaggio. questa perché questa è sagra sta pasta canna. Certo. Questo è proprio il metodo come faceva la nanna. Noi passiamo su la tavola, così, su la tavola e filiamo. Vederti fare i filei dal vivo è qualcosa proprio. Sì, no? Sai quando ne filare i nanni nostri chisti? Immagino. Una volta, sai che dicevano pure? Che fanno mascoli. Mascoli, sai che vuol dire? no. Il mascolo vuol dire che ne filavano, ma non Ah. perché non avevano tempo Ok. la mari. Sì. Quindi usano i ferretti, questo qua è a vero ligno o si fanno i fileda, perché queste non attaccano. Bello, bellissimo, Ecco qua. bellissimo. Qua c'è il massimo della tradizione calabrese, veramente, veramente, come dicete voi, di nanne nostre, I noi nanni diciamo di nostri. nonni Sì, nostri. diciamo i nanni, ucci di Sì, nonni. di nonni. Il Bellissimo. mondo, ragazzi, avete da dove vieni? Guardate, guardate. E noi la rappresentiamo. È vero? Certo. Rappresentiamo le Degnamente. tradizioni antiche, Certo, una cosa tutto. bellissima, ti faccio veramente i miei complimenti. di quello che Grazie, fai. a Spalantea si occupa, come si dice, si prende proprio la prica, poi porta l'arte, la tradizione, tutti gli Complimenti, antichi veramente, mestieri. Complimenti. E finimmo di fare pure i fileta, lo vedo Fortunato? Bellissimo. Noi cuciniamo, impiattiamo e vi facciamo vedere. Provare no, provare avete mi facete voi. Mi dispiace, però Complimenti solo davvero. dico se ne volete venite. I fileti sono pronti, ecco qua, noi impiattiamo. Fortunato. Guarda che colore bello che hanno. Bellezza. Ok. Gli mettiamo pure un tale in bicchiere. Ora ci mettiamo così. Dimmi tu quanto Ok, ammondamento. ancora. La prima è allora, a te Ti l'onore. ringrazio, però passo l'onore a te del E la primo mani, la assaggio. brocca bella Sì, pescata. allora, assaggia la prima Quindi tu. questa qua, ragazzi, è le la donne. nostra ricetta di un pesto alla calabrese. Prima io, Certo. che galantuomo, Eh. è un gentiluomo. Comunque già ho un dieta sicuro. Mamma mia, sono buoni. Io per dire la verità, facciamo come la nanna, mangiamo tutti in un piatto. Ma sono buoni davvero, su. La grande, E ragazzi. dell'invito e dell'accoglienza, della grande accoglienza. E dov'eri? I calabresi l'abbiamo Lo usato. so, grazie. Questa è l'ultima boccata. Questo è un piatto di 5 stelle. Lo facciamo a pagliaro, però merita veramente più di 5 stelle. Poi. È l'ultima boccata, ma la mangio io, ho contato mio. Certo. Lo vedrà.